Quando pensi che potresti innamorarti di qualcuno, ti senti spaventatissimo, quasi sul punto di avere un attacco di panico. Se poi immagini di avere una relazione sentimentale, la prima cosa che ti viene in mente è una prigione. Ancora, pensare di dividere la tua vita con qualcuno ti fa solo venire voglia di scappare via, possibilmente verso un'isola deserta. Sono Patrizia Pietropaolo, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Oggi vorrei parlarti della paura di amare. Sì, della paura di amare. Magari hai incontrato una persona che ti piace molto e con la quale ti trovi bene, invece di esserne felice però, appena inizia qualche cenno di intimità, improvvisamente ti senti molto a disagio e ti viene voglia di fuggire via senza voltarti indietro. Il sesso ti interessa? Sì, certamente, in fondo sei anche tu un essere umano, ma quando il sesso finisce non sai più cosa fare e ti senti spaventato dall'evenienza che si passi da un livello fisico ad un emotivo ed anche qui ti ritorna la voglia di scappare. O forse può essere che tu sia coinvolto in una relazione, ma tu cerchi in ogni modo di rovinarla senza rendertene conto, probabilmente litigando senza alcun motivo, in modo che l'altro ti lascia alla fine. E se ti riconosci in uno di questi scenari, potresti essere affetto da quella che in termini tecnici è definita filofobia, cioè la paura, la fobia appunto, di amare. Sì, proprio una fobia, come quella che alcuni di noi hanno per i serpenti, per i ragni, solo che in questo caso la paura non è verso un qualcosa di fisico, ma verso un sentimento, o meglio ancora, verso la possibilità di provare un sentimento. Nonostante sia una problematica abbastanza diffusa, in forme più o meno gravi, la filofobia non viene inclusa nel DSM-5, l'ultima edizione del Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali, per cui non esistono precise linee guida per la diagnosi. Posso dire però, grazie alla mia esperienza clinica, che abbiamo in questo caso a che fare con due tipologie di sintomi. Quelli fisici, che sono un po' più rari, che sono i segni tipici delle fobie, come la sudorazione, accelerazione o l'irregolarità del battito cardiaco, per esempio. E sintomi poi psicologici molto più frequenti, come per esempio la necessità di evitare accuratamente un potenziale partner, oppure il non sapere cosa fare di fronte a una potenziale relazione, se non ovviamente assecondare l'impulso di scappare via il più in fretta possibile. Dire da cosa derivi questa problematica non è semplice, anche perché sono in gioco molti fattori spesso soggettivi. Posso dire sicuramente però che la paura di percepirsi vulnerabili e la paura di correre dei rischi sono fattori sempre in gioco quando parliamo di filofobia. Ma ogni relazione affettiva, se ci pensi bene, implica un rischio. Non potrebbe essere altrimenti. Ovviamente, poi le precedenti esperienze negative che hai già avuto esercitano un ruolo determinante. Infatti, se sei già stato tradito e ferito in una precedente relazione, è abbastanza normale che tu ora abbia il timore di rituffarti in una situazione simile, perché ormai pensi che correresti il rischio di soffrire ancora. Ma possiamo anche andare oltre e se vogliamo esprimerci in termini più tecnici, dobbiamo pensare a John Bowlby e alla sua famosissima, almeno per noi clinici, teoria dell'attaccamento, che si riferisce proprio al tipo di legame che si crea durante l'infanzia tra il bambino e la madre o tra il bambino e le sue figure di accudimento. Infatti il bambino, sin dalla nascita, inizia a sviluppare un legame molto forte con la madre o con chi si prende cura di lui, il cosiddetto caregiver, perché è da questa figura così importante per il suo sviluppo che il bambino dipende in tutto e per la propria sussistenza. Ebbene, com'è stato questo rapporto con la figura di accudimento? Come ha risposto la madre, sì, di solito è lei, ai bisogni del suo bambino? Come si è articolato nel corso degli anni questo rapporto? E quindi, quale stile di attaccamento si è instaurato? Insomma,
il bambino, poi divenuto adulto, ha maturato la capacità fondamentale di creare legami emotivamente sicuri? È chiaro dunque che l'attaccamento riveste un ruolo fondamentale nella vita di ciascuno di noi, prima con i nostri genitori, poi con l'altro nelle nostre relazioni affettive future. Può succedere che questa paura di amare abbia quindi radici molto lontane, che sia qualcosa che hai imparato, appreso sin da quando eri piccolo, e che questa paura di amare sia dunque stata determinata dai comportamenti di chi si è preso cura di te in risposta ai tuoi bisogni. Ma allora, se così fosse, scendendo ad un livello pratico, cosa puoi fare? Ovviamente, prima di tutto, puoi decidere di osare, superando tutte le resistenze causate dalle tue paure. Oppure, se da solo non riesci perché ti sembra che le tue difficoltà siano insormontabili, puoi chiedere aiuto ad uno psicoterapeuta esperto e sappi che questo tipo di problema è trattabile con di solito ottimi risultati. Ma qual è l'intervento più indicato in questo caso? Innanzitutto con la terapia. La psicoterapia cognitivo-comportamentale abbiamo a disposizione, tra le altre, una tecnica di trattamento, la desensibilizzazione sistematica, che prevede un avvicinamento graduale alla situazione temuta. In generale, questa tecnica, che è molto usata nel trattamento delle fobie, si basa infatti sull'esposizione del soggetto a ciò che teme. Anche in questo caso si usano molto le visualizzazioni immaginative prima di passare ad appuntamenti reali, perché è di questo che si ha paura. E fin qui è abbastanza semplice se la persona non ha proprio un'avversione molto marcata. Applicare questa tecnica nella pratica però non è semplicissimo. Ti faccio un esempio. Se tu hai paura dei cani, è abbastanza semplice trovare poi infine un cane di piccola taglia con il quale metterti a contatto anche fisicamente, dopo aver ovviamente superato i passaggi di visualizzazione. Ma se hai paura di una relazione, invece, la questione dell'esposizione concreta nella tua vita e non solo visualizzata diventa ovviamente un po' più complicata, perché implica la presenza di un'altra persona, ma anche che questa persona sia adatta e disponibile. Insomma, dovrebbe esserci realmente qualcuno interessato proprio a te mentre sei in terapia e ovviamente l'interesse dovrebbe anche essere reciproco. Altrimenti sarà possibile lavorare solo a livello cognitivo, ma se andrà tutto bene, sarai comunque pronto per passare alla pratica al momento opportuno. Perché poi è anche importante, come sai, individuare i pensieri negativi che stanno alla base di questa tua paura, ristrutturando così i tuoi schemi di pensiero rispetto alle relazioni affettive, rendendoli infine più funzionali. E questo è proprio, nello specifico, ciò che fa la terapia cognitivo-comportamentale. Le ristrutturazioni cognitive necessarie, dunque, da una parte, e l'utilizzo della desensibilizzazione sistematica dall'altra, come tecnica di elezione in questo caso, sono, nella mia esperienza clinica, il necessario per arrivare ai migliori risultati. Però non devi dimenticare che poi, infine, tutti hanno bisogno di amare e di essere amati, anche tu. Così, se l'amore bussa alla tua porta, apri. Ciao, a presto.